Come hai letto nel titolo, questo video sarà dedicato a un test sui verbi pronominali italiani. L'argomento che fa tremare anche qualche italiano. Prima però solo un po' di teoria. Cosa sono i verbi pronominali? Sono verbi a cui vengono aggiunte una o più particelle pronominali che ne vanno a cambiare completamente il significato. Ad esempio, mettere ha un suo proprio significato, ma metterci ha un significato completamente diverso. Questi verbi sono il terrore di ogni straniero che studia italiano perché innanzitutto non hanno una logica apparente. Cambiano ausiliare come cambiano umore e spesso sono molto colloquiali. Quindi li si sente ovunque, ma se non li si conosce, spesso non si comprende appieno la conversazione. Fatta questa premessa, cominciamo sul serio. Prendete nota delle vostre risposte perché tutte le soluzioni saranno alla fine del video. Vedremo un po' come siete andati. Prima domanda. Ieri sera Marco non a finire i compiti in tempo. Se l'è cavata. Ce l'ha fatta. Se l'è fatta. Quando ha saputo della bocciatura, dalla vergogna. Se l'è data a gambe. Se l'è presa. Se l'ha svignata. Gli alunni, sempre quando gli diciamo di studiare di più. Se la intendono. Se ne intendono. Se la prendono. Giulia non aveva studiato, perciò temeva di fare scena muta. Invece, con un voto sufficiente, le ha buscate. Se l'è cavata. Se l'è fatta sotto. Marta non di calcio, ma adesso che sta con un calciatore, se la sentiva, ci ha preso. Ce la faceva, ci ha preso la mano. Se ne intendeva, ci ha preso la mano. Il professore, completamente del nostro ritardo. Se n'è fregato. Se ne ha fregato. Ci ha fregato. Nonostante noi, con voi, vi abbiamo comunque invitato all'evento. Ce l'avevamo. Ce l'avessimo. Ne volessimo. Stai ancora pensando a quale possa essere la risposta giusta? Pensaci ancora un altro po', prima della prossima domanda. E se ancora non lo hai fatto, iscriviti al canale, ci aiuta tanto e ci permette di realizzare tutti questi contenuti per te, gratuiti. I ladri hanno rubato l'incasso, ma il povero cassiere ne è andato. Ci si è messo, ci è andato di mezzo. Credo che Maria è stata licenziata perché arrivava sempre in ritardo. Ci abbia preso, se la sia passata, se la sia cercata. Se tu, un po' di più a prepararti, avresti perso il treno.
ci avessi messo, ci avessi voluto, ci mettessi. I bambini, quando hanno visto il ragno, se la davano a gambe, se la sono data a gambe, se l'avevano data a gambe. Dopo che, brutta con quell'incidente in macchina, ha deciso di comprare un elicottero, se l'era risa, se l'era vista, se l'era sentita. Dubito che l'assassino, tutti avevano visto il suo volto, l'abbia fatta, l'abbia mandata giù, l'abbia fatta franca. Se ti dicessi una bugia bianca, lo stesso? Te la legheresti al dito, ne avresti voluto, prenderestitela. Quel bambino non voleva mica lanciarti la palla contro di proposito. Prenderla te, prendertela, ti prenderla. Questa era l'ultima domanda. Ci credete? So che stai aspettando le soluzioni per vedere come sei andato, arrivano tra poco, ma prima ho un annuncio importante. Se ti piacciono i verbi pronominali o in generale se ti creano problemi e fai fatica a utilizzarli, sei nel posto giusto. Per mesi ho lavorato a un corso dedicato proprio a loro e adesso è finalmente qui. Da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni. Con questo corso imparerai in modo chiaro, semplice, veloce e divertente i verbi pronominali italiani, il loro significato, i loro diversi usi e come utilizzarli in contesto. Cosa offre il corso? 30 video lezioni chiare, dirette, mirate, senza troppi giri di parole inutili. 30 articoli dettagliati con spiegazioni ed esempi, 31 PDF scaricabili con la teoria e una tabella riassuntiva, più di 500 esercizi interattivi sotto ogni video lezione per ripassare quanto appreso. Accesso illimitato a vita. So bene che è un argomento complesso, lo è per la maggior parte degli studenti. Ecco perché ci ho messo anima e cuore. Per saperne di più, visita questo link. Te l'ho lasciato in descrizione. Se vi piacciono i test, se vi piace mettervi alla prova, dovete assolutamente fare un altro test fantastico che ho realizzato sul vocabolario avanzato. Per niente facile e potete farlo subito dopo aver guardato questo video e aver visto le soluzioni. Però intanto vi posso dire che lo trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Vi ricordo poi di passare dal nostro sito web dove trovate tutti gli articoli con le spiegazioni approfondite degli argomenti che trattiamo nei video su YouTube e vi ricordo anche di seguire Learnamo su tutti i social, proprio tutti, per tutti i contenuti esclusivi che pubblichiamo lì e se ancora non lo avete fatto iscrivetevi alla nostra newsletter perché potete ricevere una storia divisa in episodi in base al vostro livello, oltre a tutti gli altri contenuti esclusivi, sulla cultura, l'attualità, la lingua italiana, che potete ricevere ogni settimana. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. E adesso le tanto attese soluzioni. Aspettate che prendo il mio portatile. Allora,
Ieri sera Marco non ce l'ha fatta a finire i compiti in tempo. La risposta corretta è la B. Se l'è cavata non funziona, perché in questo caso il punto è che lui è riuscito a finire. Quindi ha completato un compito con successo. Cavarsela indica invece fatica, mediocrità. Ma lui li ha finiti in tempo. Se l'è fatta, invece, non funziona, perché farsela con qualcuno significa passare del tempo con qualcuno o avere una relazione con qualcuno. Quindi la risposta corretta è ce l'ha fatta. Quando ha saputo della bocciatura, se l'è data a gambe dalla vergogna. La risposta corretta è la A. Darsela a gambe significa fuggire velocemente di nascosto senza che nessuno se ne accorga. Anche svignarsela ha lo stesso significato, ma qui la C non è corretta perché svignarsela utilizza anche l'ausiliare essere e non avere. Prendersela invece significa offendersi. Gli alunni se la prendono sempre quando gli diciamo di studiare di più. La risposta corretta è la C, se la prendono, perché se la intendono, intendersela significa avere una certa sintonia con qualcuno. Mentre se ne intendono, quindi intendersene, significa avere una certa competenza, una certa conoscenza di qualcosa, generalmente un ambito, un settore. Giulia non aveva studiato, perciò temeva di fare scena muta. Invece se l'è cavata con un voto sufficiente. La risposta corretta è la B. Proprio come dicevo prima, cavarsela indica superare qualcosa ma a fatica e ottenendo il minimo necessario, voto sufficiente. Buscarle invece significa ricevere delle botte, ricevere dei colpi, ma non è questo il caso. Farsela sotto significa avere tantissima paura. Marta non se ne intendeva di calcio, ma adesso che sta con un calciatore ci ha preso la mano. Perché appunto intendersene significa avere conoscenza di quel settore, prenderci la mano significa cominciare a raggiungere una certa conoscenza, una certa competenza con qualcosa. Sentirsela significa avere l'energia di fare qualcosa, quindi non funziona. Prenderci significa azzeccare, fare la cosa giusta, non ha senso. Farcela di calcio anche non funziona perché farcela significa ottenere un buon risultato, superare qualcosa, e quindi la risposta corretta è la C. Il professore se n'è fregato completamente del nostro ritardo. La risposta corretta è la A, perché fregarsene utilizza l'ausiliare essere e non avere, come nella risposta B. La C invece, ci ha fregato, viene dal verbo fregare qualcuno, che non è un verbo pronominale, e significa prendere in giro qualcuno. Nonostante noi ce l'avessimo con voi, vi abbiamo comunque invitato all'evento. La risposta corretta è la B. Perché? Perché ovviamente avercela con qualcuno significa essere arrabbiati con qualcuno, ma abbiamo bisogno del congiuntivo, perché c'è nonostante. Volerne a qualcuno significa anche essere arrabbiati con qualcuno, ma appunto è necessaria la preposizione a, che qui non c'è. I ladri hanno rubato l'incasso, ma il povero cassiere ci è andato di mezzo. La risposta corretta è la C. Andarci di mezzo significa pagarne le conseguenze. Ne è andato non funziona perché andarne di qualcosa significa essere in gioco, essere in ballo. Mentre
mettercisi significa cominciare sul serio a fare qualcosa e quindi non funziona. Credo che Maria se la sia cercata. È stata licenziata perché arrivava sempre in ritardo. Quindi la risposta corretta è la C. Cercarsela significa causare la propria rovina, causare una situazione spiacevole a se stessi. Invece, prenderci significa, come dicevo prima, fare qualcosa molto bene, quindi fare la cosa giusta, e non è questo il caso. Passarsela invece significa affrontare una certa situazione, vivere un certo momento in un determinato modo. Se tu ci avessi messo un po' di più a prepararti, avresti perso il treno. La risposta corretta è la A, perché metterci del tempo per fare qualcosa significa aver bisogno di quel tempo per fare quella determinata cosa, e si utilizza con un soggetto, quindi io ci ho messo del tempo, tu ci hai messo del tempo, come in questo caso. Volerci indica anche il tempo necessario per fare qualcosa, ma in questo caso il soggetto non è mai la persona, ma il tempo necessario. Ci sono voluti 3 minuti, ci è voluta 1 ora. E non funziona la risposta C, perché non funziona il congiuntivo imperfetto, dal momento che la frase è un periodo ipotetico di terzo tipo, dell'impossibilità. I bambini se la sono data a gambe quando hanno visto il ragno. La risposta corretta è la B. Non funziona con l'imperfetto, se la davano, e non funziona neanche con la lettera C, dal momento che in questo caso l'ausiliare utilizzato è avere, ma darsela a gambe prende l'ausiliare essere. Dopo che se l'era vista brutta con quell'incidente in macchina, ha deciso di comprare un elicottero. La risposta corretta è la B. Vedersela brutta significa passare una situazione complicata, affrontare una situazione complicata, dura, come in questo caso un incidente in macchina. Ridersela vuol dire affrontare qualcosa con il sorriso e l'ironia, ma non funziona con brutta. Sentirsela, come dicevo prima, significa avere l'energia per fare qualcosa. Non funziona. Dubito che l'assassino l'abbia fatta franca. Tutti avevano visto il suo volto. La risposta corretta è la C. Farla franca significa riuscire a evitare una punizione per quello che si è fatto, cosa che l'assassino non farà. L'abbia fatta invece, quindi farla a qualcuno, significa riuscire a prendere in giro quella persona. Mandarla giù invece significa perdonare con molta fatica un torto subito. Se ti dicessi una bugia bianca, te la legheresti al dito lo stesso? Legarsela al dito significa offendersi per qualcosa e portare rancore a quella persona per molto tempo. E la stessa cosa anche con prendersela, anche se il rancore è meno prolungato con prendersela. Il problema è che con il condizionale non mettiamo i pronomi dopo il verbo, li mettiamo prima, quindi sarebbe te la prenderesti. E non funziona nemmeno il verbo volerne, perché come dicevo prima in quel caso è volerne a qualcuno, quindi magari sarebbe me ne vorresti lo stesso. Quindi la risposta corretta è la A. Non prendertela, quel bambino non voleva mica lanciarti la palla contro di proposito. La risposta corretta è la B. Prendertela. L'ordine con l'imperativo è questo, quindi sempre dobbiamo utilizzare il pronome riflessivo seguito da la, quindi prendertela, ecco perché la A non funziona, e non possiamo nemmeno separare i due pronomi come nella C. Com'è andata? Quante risposte corrette avete dato? Quante ne avete sbagliate? Avete superato appieno
a pieni voti l'esame o avete bisogno di ripassare un po' i verbi pronominali? Fatemelo sapere nei commenti. Io vi saluto e vi aspetto prestissimo in un nuovo video.